Salve, sono contento di vedervi ancora qui all'Auricus Classic Club. Entriamo a vedere il maestro Trossi cosa ci ha presentato. Buon divertimento, andiamo. Stefano, ho portato con me questo disco, che è uno tra i primi che abbiamo fatto, ma che è molto interessante perché è un concerto scritto dal figlio di Mozart, cosa che pochi sanno, e soprattutto è un concerto di cui ci sono pochissime registrazioni. Guardalo un po' e poi raccontaci un po' di Mozart, quali sono i punti salienti della sua biografia. Allora, Franz Xaver Wolfgang Mozart era l'ultimo dei 6 figli di Wolfgang Amadeus e l'unico, insieme all'altro che si chiamava Carl Thomas, a sopravvivere fino all'età adulta, perché all'epoca i bambini morivano come mosche e questo succedeva peraltro nell'indifferenza dei familiari e di tutti gli altri, perché succedeva a una grandissima percentuale dei bambini. Comunque fu chiamato Wolfgang in omaggio al padre e Franz Xavier in omaggio a Franz Xavier, ci si impaccia a dire questi nomi, in omaggio a Franz Xavier Süssmayr, che era un compositore, un allievo e un carissimo amico di Wolfgang Amadeus. Allora, a proposito di lui, girano delle voci maligne, perché pare che questo bambino fu concepito in un'epoca in cui Wolfgang Amadeus era lontano da casa e invece vicino a Constanze, la moglie di Wolfgang Amadeus, c'era questo Süssmayr. Tant'è vero che, anche questo non si sa se corrisponde o no, dopo la morte di Mozart, quando Constanze chiese al suo allievo, appunto Süssmayr, di completare il Requiem, lui evitò di farlo per un certo periodo, insomma ci mise un po', forse era la cattiva coscienza. Un rimorso. Chi lo sa, appunto, è possibile, certo. E a proposito della carriera scolastica del figlio di Mozart, cosa mi sai dire? Ma dunque lui studiò con il grande Salieri. Ah, certo, sì. Perbacco. E fu, come il padre, molto precoce, perché cominciò a comporre musica verso i 14 anni, e l'età nella quale fece anche il suo primo concerto pubblico. C'è da dire che lui, nato solo pochi mesi prima della morte del padre, non lo conobbe mai. Ecco. Ma visse sempre all'ombra della sua veramente pesante presenza, pauroso di non riuscire a eguagliarne il livello, insomma fu una situazione piuttosto infelice per lui. Tant'è vero che alla fine poi non si sposò mai, non ebbe figli e quindi la sua vita è finita lì senza lasciare eredi. Morì poi di cancro allo stomaco e qui c'è anche da intravedere forse psicoanaliticamente un suo problema del convivere con un padre così ingombrante. Certo, possibilissimo. Oltretutto fu sepolto in una tomba su cui una lapide diceva questo: che il nome di suo padre sia il suo epitaffio, giacché la sua venerazione per lui fu l'essenza della sua stessa vita. Bello, bello. Assolutamente, bello. Grazie Stefano per quello che ci hai raccontato su Mozart, compositore. Io adesso invece vorrei dire qualche cosa su questo disco, su questa versione discografica dell'unica opera che praticamente il figlio di Mozart ha scritto, l'unica opera, e di cui ci sono pochissime registrazioni che risalgono comunque a molti anni fa. Questa qui che io ho in mano e che noi abbiamo pubblicato è una registrazione che è stata fatta pochi anni fa perché c'è stata una collaborazione tra il Collegium Musicum Chamber Orchestra, che è un'orchestra di Kiev, e la pianista Olga Zdorenko,
che ha voluto fare un'interpretazione di questa opera poco eseguita. Ascoltandola ci si rende conto che abbiamo a che fare con dei professionisti di grande qualità e che praticamente soprattutto la pianista Olga Zdorenko è veramente una pianista di grande talento. Lei vive in Italia, fa numerosi concerti in Italia e all'estero e ha avuto sempre delle critiche molto positive, molto incoraggianti e io stesso sto pensando di fare qualche altra realizzazione con lei. Comunque devo dire che è stata un'esperienza positiva e spero che i nostri appassionati ascoltatori possano ascoltare anche loro questa registrazione importante. Stefano, grazie di tutto, come sempre sei stato prezioso e ringraziamo anche i nostri ascoltatori, i nostri spettatori per essere stati con noi e comunque vi ricordiamo di iscrivervi al canale e di cliccare il like per darci una mano. Grazie, a presto.